Salusa 17 giugno 2011. C'è una gran quantità di gente coinvolta nell'attuazione dei cambiamenti. Alcuni non ne sono neanche consapevoli, anche se, di fatto, contribuiscono a quanto sta accadendo. Questo perché sono stati attratti dalle energie del nuovo e da un desiderio inconscio di essere tra chi sta attivamente lavorando in tal senso. Pertanto, se non credete di farne parte, riflettete se, dopo tutto, non siete tra costoro. Se vi sentite spinti a farvi avanti per promuovere la luce, comportatevi verso gli altri unicamente come qualcuno che, con amore, prende cura dei suoi compagni di percorso. Presto o tardi vi si presenterà l'opportunità di essere loro utili magari, per esempio, dedicando parte del vostro tempo alle opere di carità. Alcune anime dedicano tutta la loro vita al servizio del prossimo e, in tal caso, ciò fu predisposto prima che si incarnassero. Si tratta, in verità, di anime molto speciali, molto più evolute di quanto normalmente ci si possa aspettare dalla media attuale degli abitanti della Terra. Non di meno, a loro volta, anche se hanno bisogno di collaboratori, spesso per compiti umili, che pure sono essenziali per portare a termine il lavoro. Di conseguenza, non aspirate a chissà quali grandi impegni, ma sappiate che il vostro contributo è apprezzato quanto quello di chiunque altro. Quel che conta è l'intenzione di fare del bene e questa è la caratteristica di un'anima, che cerca come manifestare il suo desiderio di aiutare il prossimo. Siate certi che, una volta espresso il desiderio di servire, sarete individuati e vi saranno offerte le opportunità di farlo. Lo spirito sta usando tutti i volontari disponibili in questo periodo per dare la spinta finale e fissare la luce sulla terra, in modo tale che diventi la strada verso l'ascensione. Con il passare del tempo, le faccende terrestri diventano sempre meno importanti, mentre vi centrate maggiormente su quanto porta all'ascensione, vale a dire la convinzione che tutto procede per il meglio, e che la New Age sta per manifestarsi. Il vostro futuro non dipende più dalle vecchie strutture, oramai inadeguate per il nuovo percorso su cui siete avviati. Imboccatelo e vedrete la differenza nella vostra vita, con la disperazione, che si trasforma in speranza e felicità. Lasciate cadere tutto quanto chiaramente è un residuo del vecchio mondo e delle sue usanze, che vi hanno tenuto lontano dalla vera luce. Adesso, chi lo desidera, troverà numerose fonti di informazione, che lo guideranno verso le anime in grado di offrirgli quel che cerca. La mente aperta ed un approccio flessibile alle nuove idee gli consentiranno di trovare risposte nell'ambito della vostra conoscenza attuale. Tutto quello che ormai non vi serve più, svanirà via naturalmente, perché la sua energia non è più alimentata. Voi agite spesso per istinto, perché la vostra mente tende sempre a fermarsi sugli ultimi fatti registrati e, anche quando siete sul sentiero della luce, il sé superiore cerca ogni opportunità per aiutarvi. È quindi utile cercare dei momenti tranquilli per poter comunicare con lui, certi di ricevere risposta, forse non immediatamente, ma in seguito le idee che vi serviranno da guida, sorgeranno nella vostra mente all'improvviso. Talvolta questo accade sotto forma di sogni, di conseguenza, se potete, prendetene nota per non dimenticarli. Se si tratta di un sogno simbolico, dovreste essere in grado di trovare gli indizi e comprenderne il messaggio. Stiamo gradualmente cercando di far capire ai vostri governanti la natura dei cambiamenti da attuare. Molti di loro sono felici di far parte di un movimento che porterà la pace in un mondo tormentato. Le loro alleanze stanno cambiando e, per la prima volta, possono parlare di pace, sapendo che veramente verrà e che la macchina bellica sarà smantellata una volta per tutte. Come voi, stanno aspettando i nuovi leader, che si uniranno a noi e inizieranno ad introdurre il piano divino, che vi libererà per sempre dalle tenebre. Questo, naturalmente, attirerà anche chi conosce poco o nulla a riguardo ed influenzerà una gran quantità di anime ad aver fede in noi, con conseguente forte crescita della coscienza di massa. La gente ritroverà i valori positivi rimasti in letargo tanto a lungo, e sarà meraviglioso vedere la luce crescere ancor più rapidamente di prima.
Noi della Federazione Galattica non proponiamo una religione, ma siamo soltanto i rappresentanti di Dio per quanto riguarda il processo di ascensione. La verità appartiene a ciascuno di voi e non è necessario avvolgerla in dogmi religiosi. Tuttavia, a tempo debito, la mentalità della gente cambierà, e non intendiamo interferire con il loro presente sistema di credenze. Noi metteremo la verità innanzi agli occhi di tutta la vostra civilizzazione e dopo spetterà a voi decidere se la vostra verità debba essere completata. Dio è vostro padre e madre, e nutre e guida i suoi figli affinché giungano all'età adulta. In termini di tempo spirale, questo significa ridiventare uno con il sé superiore, dopodiché potrete affermare la vostra natura cristica ed entrare nelle pure dimensioni di luce. Ognuno di voi raggiungerà, a tempo debito, tali livelli e per chi è ora pronto sarà un'occasione speciale perché riacquisterà la sua sovranità. In essenza, siete molto di più di quel che ora credete e l'ascensione rappresenta il primo passo verso il grande futuro, che vi attende. Avrete un potere immenso, ma a quel punto avrete già raggiunto il grado di responsabilità, che tale potere accompagna. Ovviamente, non potete essere lasciati a voi stessi fin quando non avrete provato di essere co-creatori con Dio. Vi diamo tante informazioni da rischiare, talvolta, di sommergervi, ma questo non deve preoccuparvi perché crescerete con la verità. Al momento, può sembrarvi indigesto perché siete in mezzo all'importante cambiamento rappresentato dall'iniziazione ai regni della luce, ma, una volta giunti là, vi unirete a noi, se appartenete alla nostra famiglia. In ogni caso, sarete elevati e la vostra prima esperienza riguarderà la nuova terra. Tutto sarà completamente diverso da quel che conoscete, tutto ciò che non appartiene alla luce scomparirà e potrà persistere solo quanto è armonia ed equilibrio. Questo si applica a voi, ma siate certi che chi si eleva apparterà alla luce, altrimenti non sarebbe in grado di ascendere. Vi resta ormai pochissimo tempo per incamminarvi sulla strada giusta, ma se siete alla ricerca dell'amore e della luce questo significa che siete pronti. Io sono il Siriano Salusa e sarò felice di aiutare voi tutti a raggiungere la coesistenza pacifica. Questo è, infatti, il nostro modo di vivere, l'uno accanto all'altro, operando come uno. Tentate di farlo, carissimi, sarà difficile, ma col tempo questo sarà il vostro obiettivo. Grazie, Salusa. Mike Quinsey, traduzione Costanza 2003.